Ciao ragazzi, bentornati nel mio tugurio. Oggi vi farò una breve descrizione delle essenze legnose più utilizzate nell'intaglio, la tornitura e la scultura. Questo tutorial nasce da un commento che mi ha fatto il signor Massimo Testa sotto al video, se non mi ricordo male, chip carving, utensili e tecniche di realizzazione. Se non lo avete visto vi lascio la scheda. Mi ha chiesto infatti quali essenze legnose uso io per le mie varie realizzazioni, quindi ho approfittato per approfondire le mie conoscenze tramite libri, internet e soprattutto grazie all'aiuto di alcune persone molto preparate, disponibili e soprattutto pazienti. Bene, andiamo a cominciare. Il tiglio. Il tiglio, come avrete visto in tanti miei video, è un legno chiaro, compatto, con fibre dritte e è adatto sia agli esperti sia ai principianti perché è morbido, relativamente morbido insomma, e rende facile qualsiasi tipo di lavorazione. Dà la possibilità di ottenere appunto lavori molto dettagliati come questo, e si presta bene all'incollaggio, quindi si possono unire più tavole per ottenere un pezzo più grosso, quindi per fare scultura o cose più grandi insomma, e è adatto a qualsiasi tipo di finitura. Poi c'è il pinocembro, che da sempre è il principe dei legni da scultura, diciamo, però non è di facile reperibilità se non nelle zone di origine. Non è di facile reperibilità perché è protetto da una legge che ne regola il taglio, e quindi per evitare l'estinzione, e quindi se si trova a prezzi abbastanza elevati, diciamo. Poi c'è l'acero. L'acero è un legno che a me piace tantissimo, è un legno bianco con fibre dritte e dà ottime prestazioni anche questo per ottenere cesallature molto fini. L'acero è quello che ho utilizzato io per farmi la scultura di un motore di un Harley Davidson 1340. È molto apprezzato anche dai liutai per la creazione di violini e chitarre e altri strumenti musicali. Poi c'è il noce nazionale, che penso tutti quanti conosceranno, che è un legno scuro, duro, compatto, relativamente pesante, ha delle belle venature ondulate e è molto utilizzato nell'intaglio appunto a punta di coltello, soprattutto in Valle d'Aosta. È di facile finitura e è bellissimo. Poi c'è il nocciolo selvatico, è un legno bianco tenero e compatto e molto flessibile. Infatti da sempre si utilizza per la realizzazione di bastoni da passeggio, piccole sculture o cosette così, perché appunto essendo una pianta che cresce a cespuglio è difficile, non impossibile ma difficile, trovarlo di dimensioni generose. Andando avanti c'è il ciliegio.
È un legno bruno rosato, però in scultura ed in taglio non è molto utilizzato perché ha una fibratura parecchio fastidiosa. Un altro legno bello è il pero, che ha un legno marrone chiaro con delle sfumature rosate e ha una tessitura fine e compatta, e ha anche delle venature leggermente delicatamente ondulate. È un legno eccellente con qualsiasi tipo di finitura. Simile al pero ma più scuro c'è il melo. Poi c'è il faggio, che è un marrone chiaro con venature rosate anche questo. Ha una finitura compatta e omogenea. Vi faccio vedere un po' in dettaglio. E è utilizzato moltissimo per la realizzazione, come ho fatto io, di utensili a cucina quali taglieri, anche questo, mestoli e quant'altro. L'unico difetto, se si può dire difetto, è che se viene applicata una finitura trasparente col tempo tende un po' a ingiallire. Un altro legno che a me piace è il frassino. È di un colore bianco pallido, ha una tessitura grossolana, però la fibra dritta e aperta. È utilizzato soprattutto per la realizzazione di manici di attrezzature, oppure anche per famoso l'utilizzo per la realizzazione di mazze da baseball. Io lo uso più che altro per fare lavori al tornio tipo orologi o insomma robette così. Poi c'è un legno che forse non tutti conoscono, è conosciuto come acacia. Il nome giusto è Robinia pseudoacacia. È un legno giallo da un buon profumo caratteristico, ha una buona lavorabilità e è un altro legno come il pinocembro inattaccabile dal tarlo. Poi c'è un legno che io non conoscevo, è lontano nero. È un legno molto liscio con pochi nodi, rinomato per la sua resistenza all'umidità. Infatti è stato usato anche nell'antichità per realizzare ad esempio i pali che sostengono le fondamenta di Venezia. Si presta molto bene alla costruzione di zoccoli, di tinozze, saune, perché appunto resiste molto bene all'umidità. È ideale per la scultura e per realizzare ornamenti per mobili. Un altro legno bellissimo che ho scoperto da poco è il maggiociondolo. Ha dei bellissimi, come potete vedere, ha dei bellissimi colori sfumati che vanno appunto dal giallo al verde al marrone scuro, anche al nero quasi. È un legno eccezionale, soprattutto in tornitura, e è bellissimo se trattato con oli o cere che ne esaltino le sue fantastiche sfumature. Bene, questa qua è una breve carrellata dei legni, quelli delle essenze legnose più utilizzate, però ne esistono
tantissime varietà. Vi consiglio di provare qualsiasi tipo di legno il più possibile e poi sceglierete quello che vi piace di più, come ho fatto io questi qua sono quelli che mi piacciono di più. Se questo video ti è stato utile, mi raccomando, un bel pollice in su. In descrizione ti lascio anche il PDF di questa breve guida, sono 9 pagine scaricabili gratuitamente, appunto. Fammi sapere se ti è piaciuto, se ho avuto qualche dimenticanza, e soprattutto commenta e raccontami dei tipi di legno che tu conosci e io no, per poter fare un futuro upgrade di questa guida. Iscriviti e spunta la campanella se non l'hai già fatto, così puoi rimanere sempre aggiornato sull'uscita dei miei video, che trovi il link di questo in descrizione, te l'ho già detto. Se vuoi supportare il canale, offrirmi un caffè o qualsiasi cosa, trovi i vari link sempre in descrizione sotto. Bene, con questo ho finito di stressarti. Ci vediamo il prossimo lunedì, sempre qui nel mio laboratorio, e basta. Seguimi, condividi con tutti i tuoi amici e grazie per avermi supportato fino a qua. Ciao.